Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Benazepril Sandoz SpA. Ultimo aggiornamento. 7 settembre 2021. Cosa ha Benazepril Sandoz? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Benazepril Sandoz durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cosa ha Benazepril Sandoz? Benazepril Sandoz ha un farmaco a base del principio attivo benazepril cloridrato, appartenente alla categoria degli ACE inibitori e nello specifico ACE inibitori, non associati. È commercializzato in Italia dall'azienda Sandoz SpA. Benazepril Sandoz può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Sandoz SpA. Ricetta. RR. Medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo. Benazepril cloridrato. Gruppo terapeutico. ACE inibitori. Forma farmaceutica. Compressa rivestita. Indicazioni. Trattamento dell'ipertensione essenziale. Trattamento adiuvante dell'insufficienza cardiaca congestizia, New York Heart Association, NIA, classe IIV. Posologia. Ipertensione. La dose iniziale raccomandata per i pazienti non trattati con diuretici tiazidici è di 10 mg una volta al giorno. La dose può essere aumentata a 20 mg al giorno. Il dosaggio deve essere aggiustato in base alla risposta pressoria, generalmente ad intervalli di 1-2 settimane. In alcuni pazienti, l'effetto antipertensivo può diminuire verso la fine dell'intervallo di dosaggio. Il dosaggio totale giornaliero deve inoltre essere diviso in 2 dosi uguali. La dose giornaliera massima raccomandata di Benazepril in pazienti ipertesi è di 40 mg, somministrata in singola dose o in 2 dosi. Se da solo Benazepril non produce una caduta sufficiente della pressione sanguigna, può essere somministrato un altro medicinale antipertensivo in concomitanza, come per esempio un diuretico tiazidico o un calcio antagonista, inizialmente a una dose bassa. Una posologia prudente o la riduzione del dosaggio devono essere considerati quando si inizia un trattamento con Benazepril in pazienti in trattamento preesistente con diuretici, in particolare in pazienti con grave deplezione di sodio e/o di volume. Questo può includere una riduzione temporanea della dose o la sospensione del trattamento diuretico, esempio 2-3 giorni prima dell'inizio della terapia con Benazepril, o la riduzione della dose iniziale di Benazepril a 5 mg, invece di 10 mg, al fine di evitare un'eccessiva ipotensione. Una deplezione di volume e/o di sale deve essere corretta prima di iniziare la terapia con Benazepril. Vedere paragrafi 4, 3, 4, 4, 4, 5 e 5. 1. Si raccomanda la dose abituale di Benazepril nei pazienti con una clearance della creatinina 0 in 30 ml/min. Pazienti con danno renale, clearance della creatinina 30 ml/min. La dose iniziale è di 5 mg. La dose può essere aumentata fino a 10 mg al giorno. Per ogni ulteriore riduzione della pressione arteriosa deve essere aggiunto un diuretico non tiazidico o un altro medicinale antipertensivo. Insufficienza cardiaca congestizia, ICC. La dose iniziale raccomandata è di 2,5 mg una volta al giorno. A causa del rischio di un forte calo della pressione arteriosa in risposta alla prima dose, i pazienti che assumono Benazepril per la prima volta devono essere attentamente monitorati. Vedere paragrafo 4. 4. La dose può essere aumentata a 5 mg una volta al giorno dopo 2-4 settimane, se non vengono adeguatamente alleviati sintomi di insufficienza cardiaca, a condizione che il paziente non abbia sviluppato ipotensione sintomatica o altri eventi avversi inaccettabili.
A seconda della risposta clinica, la dose può essere ulteriormente aumentata a 10 mg e poi a 20 mg una volta al giorno ad intervalli appropriati. La monosomministrazione giornaliera generalmente efficace. Alcuni pazienti possono rispondere meglio ad un regime posologico di 2 volte al giorno. Studi clinici controllati indicano che i pazienti con insufficienza cardiaca PA grave, classe NIAID, di solito richiedono dosi minori di benazepril rispetto ai pazienti con insufficienza cardiaca lieve o moderata, NIA classe IAI. Si raccomanda particolare cautela nella somministrazione e nella sorveglianza quando benazepril viene aggiunto alla terapia diuretica preesistente, soprattutto in pazienti con grave deplezione di sodio e/o di volume. A seconda della situazione clinica, possono essere considerati una riduzione della dose o la sospensione temporanea del trattamento diuretico prima dell'inizio della cura con benazepril. La deplezione di volume e/o di sale deve essere corretta prima di iniziare la terapia con benazepril. Pazienti con danno renale, clearance della creatinina 30 ml/min. Nei pazienti con ICC con una clearance della creatinina 30 ml/min la dose giornaliera può essere aumentata a 10 mg, ma la somministrazione di una ridotta dose iniziale, 2,5 mg una volta al giorno, può risultare essere ottimale. Vedere paragrafo 5, 2. Popolazione pediatrica. Gli effetti antipertensivi di benazepril sono stati valutati in uno studio in doppio cieco in pazienti pediatrici dai 7 a 16 anni di età. La dose iniziale abituale è di 0,2 mg/kg, fino ad una dose massima di 10 mg/die. Il dosaggio è stato aggiustato in base alla risposta della pressione arteriosa fino ad una dose massima di 0,6 mg/kg, o una dose massima giornaliera di 40 mg. Vedere paragrafo 5, 1. La farmacocinetica di benazepril è stata valutata in pazienti pediatrici da 6 a 16 anni di età. Vedere paragrafo 5, 2. Il trattamento con benazepril non è raccomandato in pazienti pediatrici con meno di 7 anni di età, peso corporeo 25 kg, e nei bambini con tasso di filtrazione glomerulare 30 ml/min, in quanto non vi sono dati sufficienti per poter raccomandare un dosaggio in questi gruppi. I bambini che non possono deglutire le compresse, o per i quali la dose calcolata, mg/kg, non corrisponde ai dosaggi disponibili delle compresse, non devono ricevere benazepril compresse. La sicurezza e l'efficacia non sono state stabilite nei bambini con ICC. Non ci sono informazioni circa la somministrazione a lungo termine in pazienti pediatrici. Vedere paragrafi 4, 8 e 5, 1. Anziani. La dose abituale iniziale per il trattamento dell'ipertensione è a 5 mg una volta al giorno, che può essere aumentata a 10 mg. Modo di somministrazione. Benazepril Sandoz deve essere assunto alla stessa ora ogni giorno, preferibilmente la mattina con un bicchiere di acqua. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo, ad un qualsiasi altro ACE inibitore, ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Anamnesi di angioedema, ereditario, idiopatico o dovuto ad un angioedema precedente con ACE inibitori o antagonisti del recettore dell'angiotensina I, AIRAS. Stenosi bilaterale dell'arteria renale. Trapianto renale. Stenosi aortica e della valvola mitrale emodinamicamente rilevante / cardiomiopatia ipertrofica. Iperaldosteronismo primario. L'uso concomitante di benazepril Sandoz con medicinali contenenti alischirena controindicato nei pazienti affetti da diabete mellito o compromissione renale. Velocità di filtrazione glomerulare GFR 60 ml/min/1, 73 m2. Vedere paragrafi 4, 5 e 5, 1. Secondo e terzo trimestre di gravidanza. Vedere paragrafi 4, 4 e 4, 6. Uso concomitante con terapia a base di sacubitril/valsartan. Benazepril Sandoz non deve essere iniziato prima che siano trascorse almeno 36 ore dall'ultima dose di sacubitril/valsartan. Vedere anche paragrafi 4, 4 e 4, 5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Gravidanza. La terapia con ACE inibitori non deve essere iniziata durante la gravidanza.
Per le pazienti che stanno pianificando una gravidanza si deve ricorrere a trattamenti antipertensivi alternativi, con comprovato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Diuretici. I pazienti in trattamento con diuretici o i pazienti con deplezione di liquidi possono manifestare occasionalmente un'eccessiva riduzione della pressione sanguigna all'inizio del trattamento con un ACE inibitore. La possibilità, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Benazepril Sandoz durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Benazepril Sandoz durante la gravidanza e l'allattamento. Gravidanza. L'uso di ACE inibitori non è raccomandato durante il primo trimestre di gravidanza. Vedere paragrafo 4. L'uso di ACE inibitori è controindicato durante il 2A e 3A trimestre di gravidanza. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Come con gli altri medicinali antipertensivi, si consiglia di prestare cautela durante la guida o l'utilizzo di macchinari. Effetti indesiderati. Benazepril è ben tollerato. Le reazioni avverse associate con Benazepril e altri ACE inibitori sono elencate di seguito. Il profilo degli eventi avversi per i pazienti pediatrici sembra essere simile a, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Benché vi sia esperienza limitata del sovradosaggio con Benazepril, il principale segno atteso è l'ipotensione marcata, la quale può essere associata a disturbi elettrolitici e a insufficienza renale. Gestione. Se l'ingestione è recente, dovrebbe essere considerata la somministrazione di carbone attivo. La decontaminazione gastrica, per esempio vomito, lavanda gastrica, potrebbe essere considerata in casi individuali, subito dopo l'ingestione. I pazienti devono essere attentamente monitorati per la pressione arteriosa e per sintomi clinici. Dovrebbe essere effettuato un trattamento di supporto per garantire un'adeguata idratazione e mantenere la pressione arteriosa sistemica. In caso di marcata ipotensione, deve essere somministrata per via endovenosa una soluzione fisiologica di cloruro di sodio. A seconda della situazione clinica può essere considerato l'uso di vasopressori, esempio catecolamine IV. Sebbene il metabolite attivo benazeprilato sia solo leggermente dializzabile, la dialisi potrebbe essere considerata nei pazienti in sovradosaggio con grave compromissione della funzionalità renale per supportare una normale eliminazione. Vedere paragrafo 4. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. ACE inibitori. Codice ATC. C09A07. Meccanismo di azione. Benazepril HCl, ha un prodotto che, dopo essere idrolizzato nel principio attivo benazeprilato, inibisce l'enzima di conversione dell'angiotensina, ACE. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Almeno il 37% della dose orale di Benazepril HCl è assorbita. Il profarmaco viene rapidamente convertito nel metabolite farmacologicamente attivo, il benazeprilato. Dopo somministrazione di Benazepril HCl, dati preclinici di sicurezza, studi di tossicità riproduttiva. Nessun evento avverso sulla funzionalità riproduttiva è stato osservato nei ratti maschi e femmine trattati con dosi fino a 500 mg/kg/d di Benazepril cloridrato. Non sono, elenco degli eccipienti: nucleo, cellulosa microcristallina, crospovidone, olio di ricino idrogenato, lattosio, come monoidrato, silice colloidale anidra, amido pregelatinizzato, di mais. Rivestimento: lattosio, come monoidrato, ipromellosa, macrogol 4000, titanio diossido, e 171. 5. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini.
Buon proseguimento. Ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.